Ciao, buongiorno, oggi parliamo del ghiacciaio Fresena. Siamo nella parte alta e si vedono già i famosi teli che da anni proteggono questo incredibile ghiacciaio. Mi dicevano gli addetti all'impianto che la situazione quest'anno è stata, la situazione neve è stata un po' particolare, perché nella prima parte dell'inverno è mancata totalmente. Poi nella parte soprattutto primaverile ci sono state abbondanti nevicate. Ora noi con Sara siamo stati qui anche d'inverno, quindi metteremo anche i video che abbiamo girato quest'inverno per vedere la differenza che c'è fra estate e inverno. Qui praticamente parte la famosa pista che scende giù sul ghiacciaio. La pista 41 sul ghiacciaio Fresena parte da 3000 metri e, concatenata alla pista Paradiso che scende al tonale 1883 metri, ne fanno una delle discese più famose dell'arco alpino. Qui per appunto si sente il telo che protegge dai raggi solari il ghiacciaio e si vede già lo spessore, diciamo il punto in cui la neve si è già sciolta, questo punto qui. Ora, come puoi vedere da queste immagini invernali, qui il livello della neve è molto alto. Ecco la cima Fresena che svetta circa 60 metri sopra. Ora invece a inizio estate la situazione è questa. Come su altri ghiacciai, qui in passato si praticava lo sci estivo. Anche da questo versante possiamo farvi vedere la differenza fra ora che siamo a fine giugno e quest'inverno. Come si evince dall'immagine, la copertura nevosa nasconde l'effettivo attuale confine del ghiacciaio, mentre nelle immagini attuali i ghiacciai sono ben evidenti. Sentite il silenzio di questo posto. Fermo la musica un attimo, così puoi immergerti in questo ambiente spettacolare. Ora siamo a Rifugio Capanna Fresena, anche qui ti possiamo vedere le condizioni invernali, intanto che ci avviciniamo alla parte bassa del ghiacciaio. Ecco qui, vediamo ancora dei teli stoccati e le macchine, i gatti delle nevi che servono per la posa in opera di questi teli. Ecco gli altri teli che devono ancora essere
messi in posa. Ecco, prima noi eravamo lassù in cima, nella parte alta. Ora proviamo ad andare a vedere la parte bassa. L'emozione di mettere i piedi sul ghiacciaio a fine giugno. Guardate che lavoro, è un lavoro immenso questo della copertura di questo ghiacciaio. Il gatto delle nevi c'ha un tirante che praticamente parte da lassù, quindi il gatto sale tramite questo tirante qui in sicurezza e poi portarsi probabilmente dietro il telo da stendere dall'alto verso il basso. L'incredibilità di questa situazione è che è un caso in cui l'intervento dell'uomo aiuta a preservare questo ghiacciaio, che altrimenti sarebbe quasi scomparso, perché le statistiche di questi anni confermano che il ghiacciaio comunque è riuscito a non perdere i centimetri che avrebbe perso senza questo intervento qua. Infatti le rocce, in questo caso la tonnalite, una volta scoperte dalla neve, si riscaldano e creano l'effetto fornello, sciogliendo velocemente il ghiaccio. La salute del ghiacciaio non dipende solo da un'estate più o meno calda, ma da quanta neve si è accumulata in inverno. I teli geotessili sono in grado di ridurre del 50% lo scioglimento estivo di neve e ghiaccio. Sara suggerisce anche di fare un riferimento al sentiero attrezzato dei fiori che passa qua dietro alle nostre spalle e di cui probabilmente parleremo in un video dedicato. Vi faccio vedere questo inverno come erano coperti, a che altezza erano questi cartelli. Vogliamo chiudere il video qui, in questo luogo, anche perché questo è un ambiente ricco di storia, della nostra storia. Si ricorda la prima guerra mondiale, la guerra bianca. E, come sempre, un grande abbraccio da me e Sara e buona montagna a tutti. Guarda come si presenta il monumento alla fratellanza al Passo Paradiso d'inverno con il lago ghiacciato.